volantino Parkside. Vediamo, performance, no, in questa pagina no. Performance, no, nemmeno in questa pagina. Ragazzi, questo è il volantino con le uscite comprese fra giorno 16 e 22 gennaio 2023. Speravo di trovare i prodotti Parkside Performance e invece ci sono tanti prodotti Parkside, ma non di quella linea. Perché da noi no? Perché in Italia no? Signor Lidl, per favore, se stai guardando questo video, sappi che anche in Italia vogliamo i prodotti Parkside Performance. Dove sono questi prodotti? Perché negli altri paesi sì e da noi no? E niente, accontentiamoci di quello che ci propongono, quindi guardiamo il volantino con l'uscita compresa fra giorno 16 e giorno 22 gennaio 2023. Considerate che il 99% li possiedo, quindi li ho anche recensiti. Vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione dei vari articoli e comunque ve li commenterò, vi darò le mie impressioni durante la lettura di questo volantino. Quindi mettiamolo sul bancone e osserviamolo, ma prima voglio ricordarvi che se questo video vi piace, se vi piace il mio canale e i contenuti, iscrivetevi, tanto è gratis, farete crescere il canale e farete parte anche voi appunto di questo canale. Quindi adesso iniziamo. Andiamo a pagina 16 del volantino e da lunedì 16 gennaio 2023 troveremo questi articoli. I primi articoli che troviamo in alto a sinistra sono una giacca da lavoro per uomo ed una borsa con attrezzi da lavoro. La giacca da lavoro costerà 19,99 €, avrà delle misure che vanno da M fino a XXL, avrà degli inserti riflettenti, quindi ad alta visibilità, e sarà antivento e idrorepellente. Si può utilizzare sia per lavori in cantiere che per fare dei lavori all'interno del laboratorio. Dotato ovviamente anche di taschini e anche i polsini con un sistema al velcro che ci permette di stringerli. Invece per quanto riguarda la borsa da lavoro, in realtà all'interno contiene degli attrezzi che sono più indicati per un utilizzo domestico. Infatti troveremo un martello, un cacciavite, un paio di pinze, dei cacciaviti da precisione e una chiave inglese a rullino, più ovviamente degli inserti, insomma qualcosina che può andare bene in casa per fare dei piccoli lavoretti. Costerà 24,99 €, diciamo che il prezzo è proporzionato al costo della borsa e degli attrezzi che troveremo all'interno. Comprandoli separatamente spenderemo su per giù la stessa cifra. Per chi deve fare dei piccoli lavoretti in casa, effettivamente è un sistema comodo per poter riporre in modo ordinato il tutto e avere sempre a portata di mano ciò che serve, quindi all'occorrenza. A proposito di borse, lavoro, zaini eccetera, da quest'altra parte invece troveremo uno zaino della Caterpillar con uno scomparto principale più una tasca posteriore per il PC, una tasca anteriore e due tasche laterali in mesh. Costerà 34,99 €. Non c'è scritta però la capienza, sarebbe stato interessante sapere quanti litri è questo zaino, però abbiamo le dimensioni 47x33x33 cm. A destra vicino agli zaini troviamo anche pantaloni da lavoro che io non ho mai utilizzato, costeranno 14,99 €. E poi ancora a destra un set di cacciaviti composto da 6 pezzi, ne vedete 12 perché sono con due tipi di intagli differenti. Queste sono tutte Torx, queste invece sono miste tra cacciaviti a taglio, quindi con la punta piatta, e quelli a stella, quindi con la punta a croce. Più in basso al centro troviamo scarpe da lavoro anti-infortunistiche da uomo a 29,99 €, avranno una punta e la suola in acciaio, quindi rinforzate per evitare che ci si faccia male se cade qualche oggetto sul piede, perché protegge le nostre dita. In più la suola permette di evitare che si fori per esempio in presenza di chiodi eccetera. In più ha una suola profilata e antistatica. Ovviamente vicino alle scarpe propongono anche delle calze da lavoro da uomo, due paia a 3,99 € e poi questa chiave a bussola, chiave multifunzione a cricchetto a 7,99 €, che già vi ho recensito, che hanno avuto un grandissimo successo perché sono degli utensili molto interessanti. La prima, quella più corta, ha un sistema particolare che permette di svitare praticamente quasi tutti i tipi di bulloni e viti. Questa invece è una chiave particolare a cricchetto che nasconde all'interno della bussola più grande con una bussola più piccola, quindi praticamente si raddoppia il numero di misure. Anziché essere 8 sono ben 16 misure ed è possibile sia avvitare che svitare semplicemente cambiando il senso di rotazione, quindi comodissima, ma indicata soprattutto per i bulloni. Comunque questa ve la faccio vedere anche nella recensione, quindi vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Stessa cosa per quanto riguarda il trapano avvitatore ricaricabile. Avrete notato sicuramente che già che ci sono stati alcuni aumenti. Questo l'avevo pagato 44,99 €, adesso costa 59 €, un aumento diciamo significativo con lo stesso tipo di dotazione, quindi alcuni inserti, punte di trapano, una batteria e poi l'avvitatore. Comunque guardiamo le caratteristiche tecniche. Avrà 25 livelli per quanto riguarda la frizione, che ci permettono di regolare la coppia, più un livello finale che esclude completamente la frizione e serve per forare. Il numero di giri è regolabile da 0 fino a 1400 giri al minuto, con una velocità intermedia che la limita a 400, e la coppia, anche se in questa tabella non è specificato, dovrebbe essere 40 Nm. Poi sulla destra invece troviamo il trapano a percussione a corrente elettrica, quindi 220 volt, che costerà 29,99
19,99 €. Anche questo 4 anni fa costava 19,99 €, poi man mano è aumentato fino a costare 29,99 €. Avrà un numero di percussioni massimo di 48.000 al minuto e un numero di giri a vuoto da 0 fino a 3.000 al minuto. Inoltre a questa impugnatura con una battuta di profondità che è possibile regolare con l'angolazione che ci necessita. Poi sempre a proposito di trapani, avvitatore eccetera, da questa parte troviamo delle punte per trapano a 6,99 €, 15 pezzi oppure 37 pezzi. Non sono solamente punte di trapano, ma troveremo anche degli inserti che vanno bene per l'avvitatore oppure per il trapano, ma che servono per avvitare e svitare. Ovviamente costando così poco non possiamo pretendere di avere chissà quale qualità, però devo riconoscere che rispetto a tanti altri set questi sono riusciti un pochettino meglio. Sulla destra troviamo anche un set di frese a tazza, 9 pezzi, anche questi recensiti, e servono per fare dei fori di grandi dimensioni, per esempio sui pannelli in cartongesso, ma anche in legno e tutte le altre superfici che trovate specificate nella confezione. Alcune infatti sono specifiche per le piastrelle, altre sono specifiche per legno e metallo e così via. Da quest'altra parte invece troviamo un set di lucidatura composto da delle spazzole particolari che ci permettono di lucidare utilizzando degli appositi prodotti che vanno spalmati preventivamente sulla superficie. Poi troviamo anche questa pompa che va collegata al trapano col mandrino da questa parte e in base alla rotazione permetterà di trasferire un liquido, per esempio l'acqua, da un recipiente ad un altro. Questo invece è un set abrasivo che permette di rimuovere tramite delle setole che siano in metallo oppure in nylon delle sporcizie, insomma, per poter lucidare e pulire le superfici. Da questa parte troviamo un set di chiavi combinate composta da 25 pezzi. Da una parte avremo la chiave a forchetta, dall'altra parte invece la chiave ad anello e costerà 39,99 €. Poi sempre in tema di trapani abbiamo anche supporto a colonna per trapano che permette di trasformare in trapano a colonna un normale trapano che però sia un trapano come questo di qua. L'avvitatore purtroppo non si può mettere perché dove andrebbe il colletto, quindi in questo caso dove troviamo l'impugnatura nel trapano, riusciamo ad inserirlo tranquillamente, ma per l'avvitatore non abbiamo una sagomatura specifica, quindi in questo caso non si può utilizzare. È necessario assolutamente utilizzare questo tipo di trapano. Poi più in basso ci sono dei set di viti e tasselli della Fisher, anche su questo c'è poco da dire, ottima qualità. Nella pagina successiva, anche in questo caso con un aumento di 5 €, troviamo la levigatrice a penna multifunzione. Tra l'altro anche questa è recensita e per la quale ho fatto pure un video nel quale vi facevo vedere come cambiare il mandrino, ma vi lascerò il link anche di quel video. Troveremo in dotazione all'interno della confezione alcuni accessori, sia per quanto riguarda consumabili che per quanto riguarda gli accessori che ci permettono di cambiare le punte, nel caso in cui utilizziamo il mandrino che troviamo in dotazione. Comunque come accessorio, come vedete, nella parte frontale viene dato anche questo particolare anellino che serve ad illuminare la zona di lavoro, e questa stessa levigatrice veniva venduta anche con un supporto per appenderlo più un alberino flessibile. Ora non so se in questo caso verrà venduto con lo stesso tipo di accessori, ma non li vedo elencati, non li vedo nemmeno illustrati. Avrà un numero di giri nominale regolabile da 10.000 fino a 40.000 e le pinze di serraggio in dotazione possono stringere dei codoli che abbiano un diametro compreso fra 2 e 4 e 3,2 mm. Poi a fianco troviamo anche la smerigliatrice orbitale a delta, che come vedete ha una forma particolare perché la parte frontale è più appuntita e finisce ovviamente a delta, mentre la parte posteriore è quadrata, e questo permette di lavorare tranquillamente su diversi tipi di superficie per quanto riguarda il piano d'appoggio, ma permette di raggiungere anche punti nascosti perché questa parte che si prolunga senza ingombri sulla parte superiore e sulla parte inferiore permette per esempio di levigare le persiane o tutti quegli spazi stretti dove altrimenti non potremmo arrivare. Avrà in dotazione fogli di carta abrasiva sia triangolare che quadrata più un adattatore per l'aspirapolvere. Inoltre se decidete di non utilizzare l'aspirapolvere c'è anche questo contenitore per la raccolta delle polveri. Il numero di oscillazioni invece sarà fisso, non regolabile, di 28.000 al minuto. E sulla destra invece troviamo una livella laser a croce con treppiede a costo di 29,99 €. L'altezza massima del treppiede di 65 cm, quindi vi consiglio di procurarvi un cavalletto per macchina fotografica, ma io vi lascerò comunque alcuni link per comprarne alcuni, perché effettivamente con questa dimensione 65 cm se dobbiamo appendere delle mensole, dobbiamo lavorare su un punto in alto o lo poggiamo su un tavolo o su un'altra superficie, altrimenti dobbiamo adattarci. Comunque sia, come livella funziona bene. Ovviamente per un ambiente domestico non è molto luminosa e anche il raggio di azione insomma non è elevatissimo, infatti riesce a lavorare fino a 10 metri, quindi misura perfetta per un utilizzo all'interno di una casa, diciamo per appendere quadri, mensole e fare alcuni lavoretti. In basso a sinistra invece troviamo dei set di accessori abrasivi oppure accessori per lucidatura, però non riesco a capire se sono degli accessori specifici per la levigatrice
levigatrice a penna multifunzione, che non è specificato da nessuna parte quale sia il diametro del codolo, ma essendo vicino comunque alla levigatrice a penna ipotizzo che abbiano un diametro che vada bene per questo tipo di mandrino. A fianco troviamo anche la carta abrasiva da poter utilizzare con la levigatrice a delta, quindi sia la tipologia quadrata che la tipologia triangolare. E poi ancora a destra a 17,99 € un carrello pieghevole da trasporto che ho utilizzato 1 milione di volte e con il quale mi trovo benissimo, può trasportare fino a 50 kg e io lo tengo all'interno del bagagliaio della mia automobile perché avendo anche l'impugnatura telescopica e essendo possibile piegarlo occupa davvero pochissimo spazio e quando necessario con un gesto si riapre e ci permette di trasportare con comodità praticamente tutto, purché non superi però i 50 kg. Poi sulla sinistra troviamo una valigetta portabatterie con tester incorporato. Costerà 19,99 € e questo tester permette di verificare il livello di carica delle batterie, tutte quelle batterie che altrimenti butteremmo perché non sappiamo quale sia il livello di carica. Possibilmente proviamo a utilizzarlo con qualcosa che ha bisogno di più energia e non vanno bene, ma potremmo continuare a utilizzarle per esempio con un orologio da parete oppure tanto altro. Questo invece è un set di pinze da calzolaio. A 7,99 € troveremo 3 pinze, una serve per forare e le altre 2 invece servono per applicare bottoni ed occhielli che troveremo pure in dotazione, ben 128 pezzi. E poi a fianco invece c'è un faro LED con rilevatore di movimento che funziona con la 220 volt, quindi va collegata alla corrente elettrica di casa, con sensore crepuscolare ed emette una luminosità di 1700 lumen. Incluso nella confezione troverete anche il materiale di montaggio. Sulla destra invece troviamo alcuni articoli per artisti, tra cui colori, pennelli, cavalletti eccetera, ma quello che interessa a noi è questa pistola sparapunti ricaricabile a 19,99 € che può sparare sia le graffette che i chiodi, che però abbiano una lunghezza massima di 10 mm, quindi utile in tutte quelle occasioni in cui si deve fissare qualcosa che non abbia uno spessore elevato. E questa invece è una pistola per collo a caldo ricaricabile a 14,99 € ma diversa dalle altre. Questa infatti ha un'impugnatura simile a quelle della linea X20 V-Team con la batteria piatta che permette anche di poggiarla in equilibrio, però in questo caso la batteria è incorporata nella parte bassa e mi sembra di vedere anche un LED da questa parte. Si ricarica tramite cavo USB, è adatta per gli stick da 7 mm. E noi rimaniamo in attesa che mettano i prodotti della linea Performance. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, scusatemi la voce, oggi ho la voce un pochettino bassa e vi invito ad iscrivervi al canale. Vi ricordo che è gratuito, basta cliccare sul tastino rosso iscriviti e farete parte di questo canale anche voi. Detto questo non mi rimane che ringraziarvi, invitarvi al prossimo video, invitarvi anche a mettere mi piace cliccando sul pollice all'insù. Se vi va attivate anche la campanella così riceverete le notifiche ad ogni nuovo video e appunto ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!